È veramente possibile coltivare lo zenzero in vaso partendo da dei rizomi comprati al supermercato? Sì. Oggi, dopo circa 6 mesi, ne raccogliamo un po', probabilmente soltanto questo, e vediamo se ne vale anche la pena oppure no. Se non hai mai provato lo zenzero fresco, ti invito a farlo il più presto perché è incredibile. Comunque, se hai già provato quello essiccato che vendono anche nei comuni supermercati, saprai che lo zenzero è in grado di dare veramente un tocco particolare a piatti sia salati che dolci. Per non parlare dei moltissimi benefici che ha per la nostra salute, è infatti molto usato anche per la sua azione antinfiammatoria e per dare sollievo in caso di raffreddore o mal di gola. Comunque, passiamo al sodo adesso. Ti spiego come ho fatto ad arrivare, come siamo arrivati a questo punto qua giù che vedi oggi. Verso fine febbraio ho comprato dei rizomi, come ti dicevo prima, al supermercato, ovviamente devono essere biologici, se no non spunta niente, e li ho messi in delle vaschette tipo questa qua giù, poi ho ricoperto con del terriccio, ovviamente un terriccio molto leggero, e ho bagnato bene e poi l'ho continuato a tenere umido. Dopo circa un mesetto sono cominciati a spuntare i primi germoglietti. Li ho lasciati crescere fino a che hanno raggiunto quei 10-15 centimetri e poi ho fatto una cosa che mi ha consentito di moltiplicare le piante. Quello che non ho fatto è non prendere tutto il blocco e trapiantarlo nel vaso finale, semplicemente ho staccato i germoglietti uno ad uno dal rizoma madre, chiamiamolo, e li ho trapiantati in questo vaso qua. Dopodiché ho ripreso il rizoma madre, appunto quello originale, l'ho rimesso nella vaschetta, l'ho ricoperto e l'ho bagnato. Dopo un po' sono spuntati altri germoglietti che ho trapiantato in quell'altro vaso che adesso ho levato perché lo raccoglierò. A quel punto, con i germogli trapiantati, ho semplicemente continuato a annaffiare, io ho messo un po' di pacciamatura per tenere umido durante il periodo estivo, e ho messo i vasi in una posizione soleggiata la mattina, ma poi nel pomeriggio con un po' di mezz'ombra. Adesso che sono passati 6 mesi è il momento della verità, ovvero vediamo cosa è successo sotto. Sono un po' nervoso perché non è la prima volta che provo a farlo in questo modo e spero davvero che questa sia la volta buona, perché dopo circa 6 mesi sarebbe un peccato. Mi sono preparato qui una bacinella per metterci il terriccio che levo. Voglio scavare in maniera delicata perché non vorrei fare danni nel caso ci fosse qualcosa sotto, perché non lo sappiamo. Allora, si incomincia ad intravedere qualcosa. Se stai pensando che non mi sono messo guanti, sì, a me piace toccarla con le mani la terra. Allora, dopo qualche minuto di lotta si intravede un po' di roba e l'odore che sta arrivando è incredibile. Mi è arrivata una ventata di zenzero in faccia. Ora levo un po' così a mano. Ah, che odore. C'è un apparato radicale molto importante e non è semplicissimo staccare queste piante, che poi c'è da stare attenti a non fare danni. Guarda, facciamo così. Avrei dovuto fare così già dall'inizio, mi sembra molto più semplice. Oh, oh, oh. Questo mi sembra un bel blocco. Sarebbe molto più facile, con la fistola lavare via la terra, ma siccome poi questa terra la voglio rimettere nel compost, non la voglio buttare via, e l'abbiamo levato tutto e adesso procediamo a pulirlo per vedere con più chiarezza. Allora, ci siamo più o meno. Questo è enorme. Ora, a parte tutte le varie radici, ma c'è veramente tanto zenzero. Questo è un po' più piccolino. Questo è forse quello più bello. Sì, ci sono delle radici, ma c'è molta parte. Vediamo se riesci a vederlo più da vicino. Anche questo. Allora, non mi sembra un cattivo risultato, considerato che ho ancora un vaso, e considera che allora, lo zenzero si espande, come vedi, più in larghezza che in profondità. Quindi il secondo vaso, che è molto largo ma non troppo fondo, potrebbe essere più adatto rispetto a questo che non era molto largo ma era molto fondo. Anche se poi abbiamo visto che l'apparato radicale era molto importante. Ho letto, anche se non ho mai provato personalmente, che anche la parte qui del gambo delle foglie è commestibile,
magari, non lo so, in una zuppa per dare un po' il sapore di zenzero, non lo so. Proverò per la prima volta e ti farò sapere. Ripeto, non ho mai provato, però mi interessa provare visto che sono ancora in ottime condizioni. Poi fra circa un mesetto raccoglierò anche questo secondo vaso, perché stanno ancora spuntando dei piccoli germoglietti, perché questo è quello che ho trapiantato dopo. Ovviamente non farò un altro video per far vedere soltanto di quel vaso lì, ma penso che posterò qualcosa su Instagram. Se non mi segui ancora anche su Instagram, seguimi anche lì, che ci metto più che altro foto più che video. E comunque a me pare un bel risultato. Ovviamente più che la quantità a me interessava la qualità e il fatto di poterlo mangiare così, fresco. Poi se per caso da quell'altro raccolto ne avessi ancora di più, posso pensare magari di essiccarlo per averlo come quello che si trova nei supermercati, diciamo, ma se possibile lo vorrei mangiare così, fresco. Tra l'altro lo puoi anche congelare e poi semplicemente tirare fuori e per esempio grattugiare soltanto la quantità che ti serve, quindi ecco, non è che lo devi mangiare di corsa perché se no va male, eventualmente lo puoi anche congelare. Quindi la risposta alla domanda che ci siamo fatti inizialmente, se ne valesse la pena, per me è un grande sì. Ti ribadisco, se non hai mai mangiato lo zenzero fresco, provalo, procuratelo oppure coltivatelo. Io sinceramente in Italia non l'ho mai mangiato, lo mangiavo quando ero in Giappone, è fantastico. Se tu volessi supportare il canale, ti chiedo una cortesia, vai a vedere gli altri video che ho già fatto, magari trovi qualcosa di utile. Quindi se vai e trovi altri video e guardi altri video mi aiuteresti tanto. Grazie per aver visto il video fino alla fine e ciao!